Sono le 18, sono appena tornato a casa, percorsi 570 km, sveglia questa mattina alle 3. Sono circa le 3:40 e questo weekend mi ero ripromesso di non uscire in moto. Ma come si fa? Ieri sera c'è stata una piccola chiamata 18:30 circa, organizzata in 448 ed anche oggi tanta roba. Will I ever learn to love again? Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è domenica 31 luglio 2022, sono le 3:40 e questo weekend mi ero promesso di non uscire in moto, di riposarmi per diversi motivi che poi vi racconterò più avanti nella puntata di oggi. Vi racconterò un po' le ultime novità, vi racconterò il perché di alcuni video, insomma cercherò di condividere con voi quello che è accaduto nelle ultime settimane. Nel frattempo vi dico che attualmente la temperatura è di circa 20 gradi e mezzo e sto puntando il nord della Lombardia, sperando di trovare un po' di fresco. Sono in tangenziale, meno trafficata di quello che prevedevo. Sto puntando dalle parti di Rho, poi da Rho proseguirò in autostrada e arriverò a Como. Da Como si entra in Svizzera. Vi racconto un po' il perché della motivazione del video in cui vi mostro il cambio batteria al sensore RDC. Tutto è iniziato dal weekend con Gallina e Giorgio, Enrica e Barbara, che abbiamo fatto sui colli francesi. Stavamo salendo sul collo del telegrafo quando a un certo punto è iniziato ad accendersi il sensore che mi avvertiva che la batteria, sono andato per deduzione che fosse la batteria, perché si accendeva il sensore della pressione anteriore, andava e veniva, era sicuramente la batteria. Allora la batteria in quello stato sarebbe andata avanti ancora per mesi, ma siccome i sensori di pressione sono una delle cose che controllo più spesso quando sono in moto, allora mi dava particolarmente fastidio vedere quella spia accesa, e da qui è nata l'idea di cambiarmi immediatamente la batteria e a questo punto di farci il video. Quindi questa era domenica e il lunedì ho comprato la batteria e approfittando anche del fatto che lì a poco avrei dovuto fare il cambio gomme, avrei preso la palla al balzo per fare l'uno e l'altro, e così mi sono cimentato in questa attività di cambiare il sensore ed è stata relativamente semplice. L'unica attenzione, lo ribadisco, dovete fare particolare attenzione a quando smontate la batteria, dovete fare particolare attenzione a non strappare le alette. 1819. L'idea di riverniciare la moto invece, ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Adesso finisco di fare benzina e poi mentre siamo in strada vi racconto il perché. Anche se penso che un po' l'ho spiegato nel video mentre facevo la verniciatura. Comunque ve la racconto tutto per correttezza e per completezza. Intanto siamo entrati in autostrada e stiamo puntando Como. L'idea invece di riverniciare la moto non era in programma, ma è stata una necessità che è venuta fuori quando sabato scorso, lo scorso weekend è quello in cui siamo andati a festeggiare il compleanno di Cinzia. Sabato mattina praticamente stavo facendo benzina quando parte della benzina è andata sul serbatoio e il serbatoio è rimasto macchiato. E voi direte: perché è rimasto macchiato il serbatoio quando non dovrebbe? È rimasto macchiato perché quando andai a comprare il trasparente mi consigliarono quello è un componente, e quello è un componente non va bene perché la benzina praticamente si mangia quel tipologia di trasparente. Allora Cinzia mi ha detto subito: non stare a sbatterti adesso a riverniciare la moto, abbiamo altre cose, visto che tra 10 giorni partiamo per il viaggio di 3 settimane, non stare a perdere tempo a verniciare la moto, sembra quasi sporca, non si vede neanche. Ma io poi sono pignolo e quindi praticamente la scorsa settimana ho sospeso tutti gli allenamenti possibili e immaginabili e mi sono dedicato al lavoro, ai lavoretti questi fai da te, al lavoro principale intendo, ai lavoretti questi fai da te, quindi cambio del sensore della ruota anteriore e la riverniciatura, e a montare i video, perché i video che state vedendo in questi giorni, o meglio che avete visto nelle settimane scorse mentre noi eravamo in viaggio, sono tutti video montati prima. Ho fatto veramente un lavoro infinito a montare questi video. Comunque, tornando a noi, settimana scorsa lunedì ho sistemato il sensore di pressione e martedì ero già a carteggiare le carene
che poi tra il carteggiare, comprare la vernice, il diluente, aspettare che asciugasse una cosa in altra, praticamente le ho rimontate venerdì sera dopo il lavoro. Ieri mi sono dedicato a montare la seconda puntata del compleanno di Cinzia, ed inoltre, perché questo non potevate saperlo ma ve lo dico in anteprima, ho comprato un nuovo drone, un'altra spesa importante non prevista. Perché ho fatto questa spesa? Perché sempre il weekend del compleanno di Cinzia eravamo sul passo del Sempione e stavo per alzare il Mavic ha avuto un problema al solito cavetto della gimbal. La gimbal è la telecamera, praticamente funziona tutto tranne lo switch che mi comanda la telecamera, praticamente il drone è così, è inutilizzabile. Le alternative quali sarebbero state? Mandare il Mavic in assistenza in DJI, che non mi avrebbero chiesto meno di 200 euro, ma soprattutto non me l'avrebbero fatto riavere per quando partirò per le ferie, e andare in un viaggio di 3 settimane in un posto fantastico, andare 3 settimane per l'Irlanda. Adesso ve lo posso dire perché quando vedrete il video saremo già tornati. 3 settimane in Irlanda e non portare il Mavic è fondamentalmente impensabile. Allora che lì per lì ero proprio preso dallo sconforto. Infatti sabato e parte domenica l'ho fatto un po' col magone, pensando a cosa mi sarei perso e perdendomi grosse dronate in Irlanda. E lunedì mattina ho detto basta, rompo il maialino e compro il drone nuovo. Ho preso la palla al balzo e ho ordinato, tra l'altro sono abbastanza introvabili, la versione combo è introvabile, tant'è che ho comprato il drone più una batteria in più da un rivenditore a Roma, mentre le 2 batterie, il caricatore, tutto quello che fa parte della versione combo l'ho comprato direttamente da DJI ed arriverà presumibilmente i primi di settembre, perché anche loro non ce l'hanno disponibile. Morale della favola: abbiamo il Mavic Mini 3 a bordo. Ieri pomeriggio verso le 19, che ieri è stata una giornata molto lunga, molto indaffarata, ho avuto modo di alzarlo, provarlo, ed è effettivamente una bomba, non si sente neanche, è fantastico. Certamente è una spesa che avrei evitato, ma nel frattempo sabato scorso ho ordinato il cavo della gimbal, comprato su internet al costo di 5 euro, quello che poi avrei ripagato, quello che poi in DJI mi avrebbero fatto pagare circa 200 euro, costa in realtà 5 euro, quindi la produzione probabilmente costerà quanto? 10 centesimi sto cavo. Comunque farò sistemare il Mavic e poi vedrò se tenere il Mavic 1 e il Mavic 3 oppure vendere il Mavic 1 e tenere soltanto il Mavic 3, ma quelli sono dettagli, ormai la spesa è fatta, pensiamo a goderci il futuro che verrà. E oggi go, si punta alla Svizzera, ci sentiamo dopo l'arrivo perché sennò nel frattempo sta sorgendo anche il sole qua. Nel frattempo siamo arrivati in dogana, sono le 5:10, come vedete è ancora buio, il sole piano piano sta sorgendo, da alcune parti si iniziano a vedere il contorno delle montagne. Adesso passiamo il confine e poi, non ve l'ho ancora detto, ma non sarò da solo anche oggi, ci saranno con me Roberto, Giorgio, immagino anche Barbara e Enrica, e credo ci sia anche Simone. Ieri Gallina mi pare che ha chiamato Simone. Eccolo qua Simone. Parlavo giusto di te. Ho visto il gesto. Parlavo giusto di te, stavo dicendo Simone che non sa che ci sarei stato anch'io. No, non lo sapevo. Te l'aveva detto? Mi ha detto Simone non sa nulla, sa soltanto il logo d'incontro. Mi ha mentito Gallino. No, mi ha detto solo del luogo d'incontro. Ah, ecco, non ci ha detto che c'ero anch'io. Ho girato un bel giro in Svizzera. Esatto, esattamente, un bel giro in Svizzera. Niente, mi sono fermato qua a fare la vignetta. Per la vignetta. Go, va bene, andiamo allora. Anche tu in anticipo. Sì, dai, andiamo insieme. A posto. Ecco, praticamente vi stavo raccontando, neanche a farlo apposta, Simone era in dogana. Simone sapeva soltanto del luogo d'incontro, Galino me l'aveva scritto, guarda che Simone non sa nulla, sa soltanto che si va, ma non sa né il giro né chi c'è. E ecco, quando ci siamo beccati, anche Simone come me, come tutti fondamentalmente del gruppo, sono allineati sulla puntualità, sull'anticipo addirittura, perché arriveremo lì che saranno le 5:30, quindi l'appuntamento alle 6, siamo entrati in Svizzera. E come anche vi anticipavo con Simone, oggi si fanno passi svizzeri, passi diversi da quelli dell'altra volta, uno più bello dall'altro. Sono circa le 5:15 e come vedete il sole sta sorgendo piano piano. Siamo partiti col buio pesto, adesso piano piano si inizierà
a svegliare tutto il mondo. Abbiamo appena lasciato Lugano alle nostre spalle e stiamo puntando Bellinzona. Ci troveremo a Bellinzona Sud, all'area di servizio. Siamo arrivati a Bellinzona, ecco Simone. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Qua il sole deve ancora spuntare. Sì, esatto. Che ore sono, Max? Alle 6 dovrebbe sorgere il sole, sono circa le 6:15. Siamo in anticipo, Gallina, neanche a sto giro è riuscita ad anticiparci. Vediamo se arriva in orario stavolta. No, ma generalmente arriva in orario, che non riesce mai ad anticiparmi. L'altra volta è arrivato e mi ha detto: ma secondo me tu sei qui dalla sera prima. No, ma anche secondo me ultimamente ha problemi con l'asciugacapelli che non funziona. La giornata di oggi è nata ieri sera alle 19 circa. Sento Roberto Gallina e gli dico: oh Robby, ciao, come stai, come non stai? Mi dice: no, sto a casa, dimmi. È appena arrivata la macchina di mia figlia, stiamo cercando di capire che laurea ci vuole per accendere una macchina ibrida. Dico: tu vuoi fare qualcosa? Dico: guarda, io domani vorrei stare a casa perché questo weekend me l'ho ripromesso di starmene a casa. Tu dici: no, vabbè, noi non stiamo a casa. Insomma, alla fine della fiera siamo usciti, siamo partiti stamattina alle 3. Ha detto: lo diciamo anche a Simone, dai, avvisa anche Simone, dillo pure a Giorgio, e si parte, si va. Ho accettato al volo perché conoscendo Max e il gruppo, insomma, solo giri top. Mi ha detto Roberto: Simone, non ho detto nulla, che ci sei soltanto il luogo d'incontro. E mi ha detto Simone: non aspettavo altro. No, siccome è successo in passato, mi ha scritto Gallina, mi ha scritto: ma domani giro in moto oppure lasagne dalla mamma? Siccome l'altra volta sono andato a mia mamma a mangiare le lasagne, ho detto: no, stavolta niente lasagne, giro top. Ok, adesso aspettiamo che arrivi Roberto e arrivi Enrica, probabilmente ci saranno anche Giorgio e Barbara, e si va. Eccolo qua Giorgio. Ecco qui Ser Gallina. Grande. 5,58. Grande. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E io pensavo ci fossero anche le donne, invece oggi le donne hanno fatto forfait. Solo uomini oggi. Buongiorno, oggi sono uomini perché il giro è particolarmente tortuoso e impegnativo. Io pensavo che voi foste già qui, ho detto magari sono già qua quando arrivo. Parla con lui che lui è in ritardo. Ciao Simone. Ciao. Ciao a tutti ragazzi. Da questa mattina Iscrivetevi al canale. alle 4 che Alle 6. Dalle 4 che sono in giro, grazie. No, siamo arrivati insieme. Siamo trovati in dogana, anche a fare Abbiamo la portato posta. il figatello questo giro. Allora Max, Tutto a posto. tutto bene? Beh, allora stiamo andando? Oggi che santo è? Il santo dei protettori dei motociclisti sono scoppiati, nel senso senza moglie. Oggi zero quote rosa. Gli scapoli. Poi del vino. Bene, allora Galli, mettiti sì, quello del vino. Vicino al tappo c'è il vino. Allora Galli, mettiti avanti tu e ti seguiamo. No, siamo a posto allora. Il sole si sta alzando, sono le 6:15, siamo appena partiti, come avete visto solo uomini a questo giro, niente donne. Davanti c'è Gallina, poi sono io, poi c'è Simone e a chiudere il poker c'è Giorgio, quindi è tutto molto giusto, si prosegue. Primo passo che andremo a scalare sarà il passo del Gottardo, Gotthard Pass. L'obiettivo è fare la strada della Tremola, la vecchia strada, quella tutta quanta fatta di San Pietrini. Abbiamo lasciato l'autostrada dopo 50 km e stiamo iniziando ad arrampicare sul passo del San Gottardo. L'aria è fresca, ci sono circa 15 gradi sotto, sopra ce ne saranno ancora un po' meno. Comunque fa freschino, eh? Io sarei quasi tentato dal mettermi l'antipioggia, sinceramente. Vabbè, andiamo su, dai, andiamo su così, ma guardate qua che regugno. Adesso siamo usciti, piccola deviazione, faremo la Tremola, la vecchia strada che porta al passo piena di San Pietrino, è molto bella. Per Simone che non ha mai fatto queste strade qui sicuramente sarà interessante. A qualche secondo fa c'erano dei raggi di sole che iniziano a vedersi e tra un po' finirà l'asfalto e inizierà, come vi anticipavo, i San Pietrini. Il passo è a 6 km, eccoci qua, da qui iniziano i San Pietrini. La strada, neanche a dirla, è molto bella, come paesaggio è fantastico. Noi adesso lo stiamo facendo a salire, ovviamente nella parte in alto,
quando si scende si vedono tutti i tornanti sotto ed è veramente panoramica, ma ve ne renderete conto già adesso mentre saliamo. Vedremo da sotto tutti i tornanti e vi posso garantire che è tanta roba. Guardate qua che mura di tornanti, questi sono tutti i tornanti. Complice l'orario probabilmente troveremo nessuno qua. Guardate qua, tornanti come se non ci fosse un domani. E sono infiniti, poi dall'alto magari li vediamo meglio. Sopra dovrebbe esserci anche vento perché vedo le pale eoliche che girano a go-go. Guardate il navigatore e vi renderete conto di quanti tornanti ci aspettano adesso. Ecco, guardate un assaggio di qua sopra cos'è. Verremo ubriacati dai tornanti del San Gottardo. Guardate sotto. Il vento si inizia a farsi sentire, anche in autostrada era fastidioso. Autostrada svizzera. È frizzante l'aria, quando arrivo sopra mi copro un po' di più. Che fondamentalmente sotto io ho soltanto le maniche corte. Quella è la strada nuova, questa è la vecchia. Marmotte come se non ci fosse un domani, ragazzi. Marmotta e tornanti. Vediamo qua se riesco a fare delle riprese anche agli altri che stanno dietro, dovrei avere margine. Vediamo un po'. E che qui adesso ci stiamo avvitando su noi stessi. Ecco, forse qui riesco a riprenderli, tanto non viene nessuno a quest'altro lato. Vedete che traffico che c'è? Sono le 7, ci sono 10 gradi, fa fresco per non dire freddo. Noi e le marmotte siamo qui sopra. Un paio di chilometri per arrivare sul passo, dai, ci siamo. Comunque, adesso che arrivo sopra metterò qualcosa in più. Eccoli qui, Simone, Gallina e Giorgio. Ed eccoci qua, passo San Gottardo. Adesso ci fermeremo perché io mi devo coprire assolutamente. Che tira vento pure. Bello. Ti è piaciuto? Io mi fermo, mi copro perché fa fresco. Io mi copro, mi metto l'antipioggia, fa fresco, fa. Sto sentendo fresco e metto l'antipioggia sopra. Perché sotto c'è le maniche corte e basta. Zio. Ecco qua ragazzi, questo è il passo del San Gottardo, oltre tra il 2100 e il 2002, c'è un'acqua fantastica, un'aria frizzante, venticello, ventilato, come vedete soltanto noi e i camper, neanche una moto, complice l'orario, sono le 7.05, 7.10 saranno, più o meno. Fresco, eh? Adesso da qui Furca, allora abbiamo detto. Come scendiamo? Subito a sinistra, la rotonda si va a sinistra. Il Furca è quello che incrocia anche il trenino, né? Sì, poi dal Furca si scende Grimsel, Susten, Susten, Oberalp e Lucomagno. Oberalp dove c'è il faro. Sì, dove c'è il faro. Sì. C'è il navigatore.
allora si va. Per farvi capire che aria tira, guardate che giacca che c'è la ragazza lì, quella che si porta d'inverno, ragazzi. Hai notato che la sella è surgelata? Sì, ma adesso accendo le manopole io. Guardate sta ragazza che cosa indossa, quella che noi portiamo a dicembre praticamente. Si sta freschi proprio. Poi col vento qua che ve lo dico a fare. Si scende e poi si va sul Furka. Stiamo scendendo verso Hospental, che è circa 8 km da qui, sempre per la vecchia stradina tutta quanta fatta di San Pietrini. Si costeggiano dei laghi, come vedete, c'è gente che pesca, c'è gente che passeggia e qui c'è gente che si è accampata. Sicuramente non avrà sofferto il caldo, anche se tra qualche ora anche qui le temperature si rialzeranno, ma per ora vi dico soltanto che io ho acceso le manopole. Siamo a 7 gradi in questo momento, 2200 metri. Siamo tornati sulla strada asfaltata Furkastrasse, stiamo puntando. Guardate sotto che spettacolo è. Il sole sta uscendo piano piano anche da queste parti. Panorami mozzafiati, guardate, mantrie di mucche al pascolo, GS a profusione. E strade magiche qua. La strada per arrivare ad Hospental è, neanche a dirla, è incredibile, molto bella, asfalto nuovo, asfalto rifatto un paio di anni fa. Le strade generalmente qui in Svizzera sono sempre da urlo, asfalto perfetto, scende dolcemente, all'inizio sono delle curve un po' più accentuate, poi piano piano molto dolci le curve. Tra un po' faremo 2 tornanti e poi sarà la rotonda che prenderemo a sinistra, ci porterà al Furka. Ed eccoci arrivati a Hospental. Adesso giriamo a sinistra, come vedete Furka Pass. Ok, sinistra e si sale. Adesso dovremo andare verso il sole, quindi la temperatura dovrebbe alzarsi un po'. Ci siamo, sole. E qui sotto, come vedete, la classica ferrovia svizzera. Ecco, qui si sta decisamente meglio, la temperatura già è diversa, eravamo arrivati a 7, adesso siamo già a 9 gradi, quindi si sente la differenza. Non so se vi rendete conto la strada che abbiamo davanti che cos'è. Adesso cercherò di mostrarvela, ma sono le 7:30 circa, dovremmo essere sul passo per le 8 meno un quarto. Guardate qui davanti a noi, che muro di tornanti c'è. Intanto le strade iniziano ad animarsi, vedete ci sono altre moto che stanno scendendo e mi pare che siano altri GS. Sì, confermo. Con il sole è tutta un'altra storia, comunque le manopole le ho ancora accese, è incredibile, 31 luglio con le manopole calde accese. Che strada, guardate qua sopra, è un incanto, col sole che sta sorgendo e le montagne che piano piano si illuminano, si accendono, ma poi questa strada così è veramente magica. Tra l'altro devo stare un po' attento perché ho messo le gomme nuove e questa è la prima uscita che faccio, quindi le spalle sicuramente saranno ancora da rodare per bene, ci sarà ancora della cera, perché finora ho fatto tutta strada dritta. Giudicate voi, definitela voi questa strada del Furka. Incredibile. Guardate sotto di noi cos'è. Fino a poco fa eravamo lì sotto, adesso siamo qui sopra e questi qui davanti a me sono nell'ordine Giorgio davanti, Gallina, e questo qui davanti a me Simone. Per Simone è la prima volta che viene qui da queste parti in moto, quindi poi gli chiederò cosa gliene pare, ma già immagino la sua risposta. Ci guardiamo in giro perché fino a poco fa marmotte attraversavano la strada a go go.
Quello lì è il passo del Furka. Non so se dalla cam si percepisce, ma qua sotto c'è una vallata fantastica. Il traffico su queste strade, neanche a dirlo, è pari a zero. Sono le 7:40. Dovremmo arrivare sul passo per le 7:48. Ecco qua, si vede ancora qualche cascata qui in Svizzera. La portata era molto più ampia, ma tutto sommato non ci possiamo lamentare, visto il periodo. In alcuni punti addirittura la neve c'è, lì. Sono alcuni punti dove c'è la neve, un po' lì e un po' lì sopra. Eccoci qua, Furka Pass. 2436 metri. Adesso non so se si vogliono fermare qui o forse è meglio sotto. Qui c'è un punto panoramico dove si vede dal Furka, praticamente si vede il Grimsel, che è il passo di fronte. Magari ci fermiamo qua, una sosta giusta al volo, se la vogliono fare. Per me si può anche andare dritto. Guardate qua che camper a profusione. Questi qua addirittura con la pelliccia c'hanno. Guarda che personaggi questi qua. Mi sono fermato qua perché non sapevo se volevate fermarvi sopra. Per me si poteva andare anche avanti, però boh, in alcune parti c'è ancora un minimo di ghiacciaio. Ma questi personaggi qui fantastici, numero 1. Bisogna dire di fare gli airbag così, rivestiti di pelo. Quello lì che vedete davanti a voi, quello è il passo del Grimsel. Adesso scenderemo da qui. Questo è il passo del Furka. Si scende giù, si fa il Grimsel che si sale lì e poi si prosegue verso il Susten che sta qui dietro e poi l'Oberalp, credo che faremo. Qui ci sono queste tabelle Grand Tour. Ed ad ogni punto c'è il nome del passo. Qui c'è il Furka Pass. Vieni qui, sali lì sopra e ti fai la foto con lo sfondo del Grimsel. È tutto molto figo qua. Sì, ma allora te ne pare? Spettacolare, veramente dei posti stupendi, asfalto perfetto. Sì, asfalto qui in Svizzera perfetto. È rinomato per l'asfalto. Adesso scendiamo, facciamo la strada questa qui, questo è il passo del Furka. Sì. Scendiamo qui e saliamo da quell'altra parte che è il passo del Grimsel. Ok. Quindi scendiamo da qua, qua è dove, qui in basso ci sarà una curva dove c'è, probabilmente avrai visto, sì. C'è in diverse foto, c'è un hotel proprio in mezzo alla curva. Ah, che c'è un tornante, sì, esatto. È famoso, sì, qui, sì. Qua sotto bello, famosissimo. Adesso qui praticamente è un parco giochi perché adesso scenderemo dal Furka, come vi ho fatto vedere, saliremo sul Grimsel e da un colle all'altro, da un passo all'altro, generalmente la vista è ottima, considerando anche la giornata bella che c'è adesso. Guardate che visibilità che c'è, c'è un po' di vento, è fresca, però ad avercene giornate così qui. Certo che sentire freddo il 31 luglio, quando si muore dal caldo dappertutto, è un po' un controsenso, ma in questo momento sto sentendo molto fresco. Guardate la strada sotto di noi cos'è. Adesso si scende da qui e si sale sulla destra. Sua Maestà il Grimsel alla nostra destra. Qui sotto, se siamo fortunati, spesso e volentieri c'è un trenino a vapore che staziona. Ovviamente funziona, funzionante a tutti gli effetti, non finto. Il trenino mi pare di non vederlo qui sotto, forse sì, forse no, però non vedo fumo, no, non c'è, il trenino non c'è, pazienza. Adesso praticamente attraversiamo le rotaie dove generalmente passa il treno generalmente staziona qui alla sinistra, qui non si vede perché si ferma qui generalmente, e la colonna di fumo adesso da qua destra e si va sul passo del Grimsel.
Eccoci qua, passo del Grimsel, siamo scesi dal Furka e via sul Grimsel. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. Insomma, passo del Grimsel, qui si sta facendo un piccolo briefing. Giorgio ha offerto biscotti a go-go. Giorgio? A go-go. A go-go. tre biscotti aveva, siamo in 4, ho dovuto rinunciare. Sono avanzati, c'è una confezione non è avanzata. vero, ne ho portati 3, siamo in 4, ho dovuto rinunciare al biscottino. Non lo sminuire, che sono avanzati i biscotti. Giorgio. Senza zucchero, senza sale, Ma poi, senza uova. ascolta, ma Non so con che cosa li hanno fatti. mi è venuto un dubbio quando ho visto che avevano la forma dell'osso del cane quei biscotti. Li hanno mangiati in Iula. Quelli che sono avanzati a Iula. Ho detto aia. Abbiamo fregato il 4-5 al cane stamattina. Aia. Comunque si sta da Dio. Guardate, Clima strepitoso. lui ha caldo, io sto ancora così, tremo. Non so se ha la pelle d'amianto, gallina o che cosa. Te hai fatto il militare? C'è la pelliccia su. No, Io sì. Noi abbiamo fatto il ci militare. vorrebbe una pelliccia come quelle che c'erano gli svizzerotti. Sì, bravo, solo che c'avevano sulla schiena. Sì, invece qua ci vorrebbe proprio una giacca, così, una pelliccia. Comunque, questo è il clima, fantastico, giornata top. Cielo terzo. Dreams, I push a mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Si disquisisce di prossimi acquisti di moto, di 3 cilindri, 4 cilindri, catena, cardano. Tu che dici? 6 cilindri. Guardate che vista che c'ha questo alberghetto qui. Ma lì la sauna. Penso di sì, penso che quella sia una sauna, sì. È tipo quella che c'era sul collo della Fauniera. Penso che sì, la piscina di fianco, e penso che pagherai sto posticino qui, penso che non sia gratuito, ecco. Adesso da qui, ragazzi, prossimo passo, Sustenpass, che è uno tra i più belli secondo me di quelli che faremo oggi. C'è una vista, c'è una cascatina che passa proprio sopra una galleria dove noi passeremo sotto, però lì se il tempo ce lo concede farei una dronatina anche lì, perché lì è altra roba porno. Tra l'altro questo nuovo aggeggio è fantastico, vi faccio una piccola anticipazione, ma ci siamo? Volete andare? Andiamo? Sustenpass? Si va? Nduma? Nduma. Non è che congelato. Tutto questo è semplicemente incantevole, veramente veramente bello. Simone è rimasto e sta rimanendo a bocca aperta ad ogni scorcio che gli facciamo vedere, perché lui da queste parti non c'è mai stato e ci credo che rimane a bocca aperta, perché quando ho scoperto la Svizzera sinceramente mi ha letteralmente fatto innamorare. Grimsel Hostel sulla nostra sinistra, qui c'è la diga e sotto c'è un altro, ecco qui. Ma prima di arrivare all'altro lago c'è un'altra strada di quelle assurde, curve a non finire oggi, con la diga, ed ecco la strada qui sotto, guardate qua sotto, ditemi se non è fantastico. Ma che strade ci sono qua? Come si fa a spiegare una strada come questa che stiamo facendo a chi non l'ha mai fatta? È impossibile, neanche con riprese a 360,
dovete vivere queste emozioni qui perché sono veramente tanta roba. Poi complice l'orario è veramente, è vero, è fresco, ma traffico ce n'è veramente poco e si respira un'aria diversa. Strade dritte qui non ci sono, ragazzi. Si sta animando, abbiamo incontrato anche un gruppetto di moto che salivano, erano una quindicina probabilmente. Eccoci qua, ragazzi, siamo discesi da oltre 2000 metri a poco più di 600. Adesso qui siamo a Innertriken, mi pare che si pronunci in questa maniera il posto. Comunque da qui adesso è impossibile sbagliare, si va sulla destra e andiamo alla conquista del Sustenpass. Passo del Susten, eccolo qua. Destra, si sale e subito inizia un cinema che non ve lo dico neanche. Guardate che cartolina che è qua. Qui il limite è 60 e si rispetta il centro abitato. Adesso scende a 50 e poi si torna a 80. Il Susten, a mio modo di vedere, è tra i passi più belli che c'è qui in Svizzera. Mi piace estremamente tanto e tra un po' capirete perché. Oltre l'asfalto che come sempre è spettacolare dappertutto, ma ha degli scorci incredibili. Stiamo salendo sul Susten, tra un po' capirete perché e già qui vi dà l'anticipo. Tra un po' capirete perché è tra i passi che io preferisco come paesaggio. Eccolo qua, la polizia. Qui si rispetta la polizia perché se li sorpassi ti sifonano alla grande proprio. Ci siamo tolti la polizia, per fortuna è girato dopo un po' di chilometri. Adesso comunque arriva la parte bella, quindi non ci siamo persi nulla della polizia. Vedo che davanti a noi però c'è un po' di traffico, ci sarà qualche raduno di auto, credo che ci sia. Comunque guardate la natura qua cos'è. Adesso inizia il tratto che è più bello del passo probabilmente. La strada neanche a dirle è fantastico, ma la natura che c'è intorno è incredibile. Si passa in mezzo a gallerie scavate nella roccia. Guardate qua, è un twist che non finisce più. Traffico ovviamente un po' aumentato, noi cerchiamo di divertirci. Ecco, tra un po' c'è la galleria, il navigatore mi avvisa ma qua me ne ricordavo già. Guardate qui, si gira e pluff, ci tuffiamo dentro. E quando usciamo è tanta roba quando usciamo. Ce n'è un'altra. Fate sentire come suona SC in galleria. Guardate qua, adesso c'è un tornante sulla destra. Peccato avere il francesino qui davanti che ci fa un po' da tappo, ma come suona SC? Si sente? Ma la parte strepitosa è più avanti. Questa è fantastica, la ciliegina sulla torta sarà la parte finale che non ve lo dico neanche, lo scoprirete da voi. Sto passo sarebbe da riprendere da capo a piedi veramente. Qui adesso ecco, credo che ci sia un raduno di Peugeot 205 credo, che è pieno di questa roba qua. Guardate, le vedete le macchine dove passano? Ecco, noi passeremo lì. Fortuna che vengono nel senso contrario al nostro. Però ecco, guardate che fantastica strada è questa qua. Questa è la 11.
Ma che ve lo dico a fare? Adesso si iniziano attraverseremo delle gallerie, guardate qua. Tutta di là per la strada è assolutamente incantevole. Delle gocce d'acqua che cadono, ma niente di allarmante per ora. Questo penso che sia uno dei tratti più belli in assoluto. Noi passeremo lì sopra, ma qui sopra da noi, qui sopra c'è una magia, c'è. Guardate qui, guardate qua sopra cos'è. Peccato che c'è siccità, perché ci sono delle gallerie dove sopra ci scorre l'acqua ed è letteralmente fantastica. Forse c'è, un po' d'acqua c'è, un po' d'acqua c'è e adesso ve la mostro. Adesso qui si va piano, si va a 40. Alle mie spalle c'è un incanto, una magia, un qualcosa di assolutamente mostruoso. Faremo una sosta lungo la strada sicuramente, perché io ho bisogno di dronare qua. Guardate, guardate in alto cosa c'è davanti a voi. Qui c'è una cascata, qui sopra, a poca portata vista la siccità. E qui davanti c'è una strada che è pornografia allo stato puro. Qui il limite è 80, stiamo andando a 85, adesso rallentiamo un po', che qui sono molto vigili sui controlli, quindi ci rimettiamo a 80 massimo, ma la bellezza di questa strada è fantastica. Sustenpass. Pare che la strada finisce, invece voilà, tornante. Un po' di parcheggio selvaggio, ma tutto sommato si va. Poco aperto sopra il passo forse. E davanti a voi, dopo questa curva, c'è la galleria dove sopra ci scorre l'acqua, che in questo momento ne è poca, ma a scena la fa. Guardate qua, adesso facciamo una sosta qua. Sustenpass, un passo senza vista, strada neanche a dirlo incantevole. Guardate qua sotto cos'è. Qui c'è quella cascata ripresa in tutte le salse e qui stanno facendo un briefing, stanno ricordando un po' quella che è stata la reunion. Ormai si parla di reunion a go-go. Oramai è storia. Adesso bisogna farne un'altra, allora abbiamo detto. Bisogna rifarne un'altra. Bisogna organizzare la location per l'anno prossimo. Ma io sì. Rifo. Ma se no anche replichiamo giù. Ti è piaciuto? È comodo. Se no il rapporto qualità-prezzo facevano schifo, le strade facevano schifo, il cibo faceva cagare. schifo, dobbiamo ritentare. Io però prenoto da un'altra parte. Poi magari ci credo. Perché? Perché sono finito in un bed and breakfast dove praticamente
vivevo con una coppia praticamente, e quindi ogni volta che passavo ritornavo dal giro, uscivo la mattina, mi asciugavano in maniera incredibile. Sì. No, guarda, devo andare. Per tempo logicamente Sì, uno si ne organizza. prendi uno e blocchi tutto. Dove ero io non era male, era veramente bellino. Ragazzi, ma che spettacolo è il Susten! Adesso mancano pochi chilometri ad arrivare proprio sul passo dove c'è la tabella, ma è tutto molto fantastico. Peccato sto raduno di Peugeot che ha intasato ovunque, tra l'altro pure mezze smarmittate fanno fumo. Lo spettacolo è inenarrabile. Purtroppo il ghiacciaio soffre anche qui, ma per il resto panorama da urlo. Adesso arriviamo qui, c'è il laghetto, faremo una piccola sosta sicuramente. Qui generalmente c'è neve, invece a sto giro qua la neve proprio non c'è. Sustenpass, 2274 metri. Se volete fermarvi ci fermiamo, se no tiriamo avanti. Vogliamo farle? Vogliamo perderci 10 minuti? Fermiamo 10 minuti? Tanto da qui ci manca l'Oberalp. Dai. Ragazzi, come potete vedere qui io sto ancora coperto, Gallina lì proprio a torso nudo va. Giorgio è anche coperto Simone, l'unico caliente abbiamo Roberto è caloroso a quanto pare. Se a manichetta con la canottiera vai sotto tu. Canotta, via. Adesso Oberalp, passo dell'Oberalp, fino a poco fa era pieno di 205 qui che sono andate via per fortuna. Galleria e si va. Si esce dalla galleria e tenetevi forte perché guardate qua. Guardate qua sotto se non è fantasioso. Guardate qua sotto cosa ragazzi. Qua sotto è altamente hard la situazione. Qui sotto è pieno di tornanti e qui davanti c'è una strada fantastica. Ditemi voi. Simone è incredulo di tutto ciò. Non crede ai suoi occhi Simone. E qui le 205 a profusione ovunque, come i funghi escono fuori. Ennesima galleria nella roccia, Uri. Io non mi credete ma sono le 11:15 circa e ho ancora le monopole accese, fa freschino, perlomeno io sto benissimo con monopole accese e antipioggia sopra la giacca che mi ripara dal vento, è tutto molto figo. Il sole che va e viene per via delle nuvole che corrono molto velocemente. Il traffico è decisamente scarso su questo punto, veramente poco, anche se le moto sul passo c'erano, però come vedete non c'è chissà quanti assembramenti. Qui c'è una cascata, qui ce n'è un'altra, qui c'è un punto di ristoro e piano piano stiamo scendendo verso valle e poi si sale sul Oberalp.
dove c'è un faro sul passo, questo faro che caratterizza praticamente un'icona del passo. Siamo sempre sulla 11 ragazzi, è fantastica questo asfalto e questa strada. E da oltre 2000 metri siamo scesi a 1300. Guardate che paesaggio, che fantasia, che roba rilassante che è la Svizzera. Molto 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 bello, molto, a me piace molto. GS al pascolo. Adesso ditemi voi, con un panorama così, con delle strade così, come fate a non apprezzare la velocità moderata e la tranquillità di questi posti? Motivo c'è di correre, guardate qua, manca 1,8 km prima di arrivare sull'altra strada principale e guardate voi l'ultimo 1,8 km, che natura che c'è. La strada vabbè è sempre disegnata proprio, ma con queste rocce guardate, è fantastico. No, qui il limite è 80, noi stiamo andando ampiamente sotto, ma tra un po' saremo lì, che vedo c'è un po' di coda. Ecco la coda che vi dicevo, guardate l'autostrada com'è, tutta gente che sta puntando il Gotthard, che quindi sta entrando in Italia. Noi per fortuna non la facciamo autostrada, scendiamo qui sotto, ma l'autostrada anche quelle svizzere sono intasate, tutta gente che viene in Italia a fare le ferie. Noi passiamo qui sotto e via go. Coda ragazzi, coda. Qui siamo a 110 metri dalla rotonda, dopodiché la coda dovrebbe sparire. Eccole qua, Harley. Adesso giriamo qui, sinistra. Questo con l'Harley ce la può fare, dai. Vedete qui, relax totale, si mettono con l'ombrellone a prendere il sole e via. Aspetta di scalare quei tornanti e questi che abbiamo qui sopra. Vedo un po' di traffico vista l'ora. Eccoci qua, aspettiamo che passi il treno e poi via sul passo dell'Opera, perché è di qua. Arriviamo in centro città, si gira una rotondina a sinistra e si va su. Se vi ricordate, in un video abbiamo mangiato con Cinzia proprio qui davanti. Con Cinzia mangiamo questi tavolini qui sulla destra, dopo lo strisce pedonali a destra qui, e passò anche la banda, se vi ricordate. Adesso più avanti c'è una rotondina, si prende la rotonda e si inizia ad arrampicare. Per fortuna ci siamo tolti davanti quella Harley, faceva tanto di quel fumo che ci ha affumicato a tutti. Eccoci qua, adesso qui sinistra e si va su. Allora, strada per il Luna Park, ecco di qua, vai su, sinistra, go. Oberalpstrasse. Guardate che natura, che bella architettura che ci sono, cioè è tutto, come vi devo dire, sincronizzato, è tutto amalgamato in maniera divina, è tutto coordinato, ecco, ha un ordine pazzesco. Oberalpstrasse, c'è un'armonia, dicevo, qui in Svizzera fantastico, tra la natura, l'architettura, è molto 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 bello. Nel frattempo la temperatura sta scendendo mentre saliamo e si è alzato anche un po' il vento, non so se si percepisce dal microfono, però il vento si è un po' alzato. Cammino via, arrivo tra 8 km. Vedete pure queste panchine messe qui, che tu ti puoi apprezzare il paesaggio, è veramente, a me piace molto la Svizzera. Poi ecco, tra un po' passeremo sotto la ferrovia. Il menù di oggi è un classico che però non stufa mai perché è veramente bello. Simone ha già detto ci tornerò, sfrutterò il bollino. Bollino, ovvero la vignetta svizzera, la vignetta quella dell'autostrada, che anche lì costa 40 euro un anno, ma magari in Italia fosse così.
Ci siamo quasi, arrivo tra 2,7 km, l'immancabile ferrovia che corre di fianco alla strada, ed anche qui GS Liberi al Pascolo. In questo momento ci sono 16 gradi, ditemi voi se non è magia tutto questo. Sono le 12 meno un quarto, 12 meno un quarto, perfetto, tra una roba e un'altra a mezzogiorno iniziamo a pranzare, eccolo qua, il lago, e tra un po' saremo sotto al faro. Eccolo lì il faro. Dopo la galleria il faro lo trovate alla vostra destra e adesso ci parcheggeremo sotto. 2050 metri, 2048. Eccolo qua. C'è posto, mettiamolo qua dietro. Eccolo qua il faro. Sì, ma hai visto, alla fine siamo arrivati. Siamo arrivati. C'è pure quel posto dove sei. Eccoci qua. Adesso parcheggiamo e poi per pranzare penso che ci attrezzeremo vicino al lago. Mezzogiorno e un quarto circa, più o meno. Ci siamo attrezzati, guardate qua. Un tavolinetto in pietra, vista vallata, Simo? Anch'io sono fornito. Pranzo a bordo. Roby. Allora, vediamo cosa mi ha preparato la mamma. Vediamo cosa ti ha preparato Barbara. Vediamo un po'. Fagioli con le Abbiamo. pozziche. Allora, c'è il pane di Lecce a pietra Ascolta, del mio amico Damiano, a pietra perché lo stai poggiando sulla spettacolare. Tac. pietra. Ma è vuoto te li ha dati? E cosa abbiamo? Un pezzo, l'ultimo pezzo di Asiago. Asiago adesso sì. Un Joe Style. No, quello lì belle Questo lo diamo al Gallina che lo rusicchia lui. Però non è commestibile. E 2 al bicocchino. Non avevo. Che perfetto, dai. Adesso esce anche il sole, quindi siamo a posto. Ora un po' di sole che mi scalda il pane. Robby, tu toast di 6 mesi fa hai detto? Presumo di sì. Nella scuola. Presumo. Simo? Panino di una settimana fa. Ah, no, ok. No, io invece farro con piselli, uova e quant'altro. Ecco, un lusso. Di lusso. Ieri sera Cinzia ha fatto la roba per lei per andare in piscina e ha fatto un po' di più anche per me, quindi guardate qua, ci siamo attrezzati con un tavolino in pietra, vista vallata, buon appetito. Buon appetito. Com'è Giorgio, quindi le castagne ci volevano oggi? Oggi ci vuole una bella castagnata, anche un bel castagnaccio. Diglielo a cosa di fare, a toscanaccio, va. A Maxi. Castagnaccio perché ha fatto con le castagne. Castagne, con la farina di castagne, pinoli, rosmarino. Buono, un bel Max, castagnaccio. hanno detto che ti vengono a trovare, quindi preparati. Prepara il castagnaccio. Prepara il castagnaccio. Cinzia, per fortuna che non sei venuta, perché mi avresti maledetto in tutte le lingue. Gradi. E tutti i gradi. Gradi ce ne sono pochi, quindi avresti avuto pochi. Ma freddissimo. Giorgio, poi che torni a casa ti metti al sole con tutta la giacca. Giorgio anziché poi che torni a casa si mette sul balcone con tutta la giacca. Dico Cinzia per mettermi io con la giacca sul balcone, mi mettola così. Adesso, fino alle 9 quando non cade il sole. Sono le 12:50, siamo appena ripartiti dal passo dell'Oberal. Next stop, passo del Lucumagno. Dicevamo fino a poco fa, ci aspettavamo il fresco, ma non questo fresco, così tanto fresco. Siamo stati costantemente intorno ai 10-12, 15 quando faceva un po' più caldo. Insomma, mi aspettavo di trovare un po' di refrigerio, ma non così. Adesso che scenderemo sotto sicuramente faremo abbuffate di caldo. Per ora ci stiamo rinfrescando a dovere. Qui sotto è pieno di tornanti. Adesso noi stiamo andando a un passo blando, tra un po' passerà un gruppetto di moto che vanno a tutta e non li lasceremo passare, perché qua sotto, a parte che abbiamo appena finito di mangiare e quindi siamo appena ripartiti proprio adesso, ma guardate cos'è qui sotto, è letteralmente fantastico qua sotto, molto figo qua. C'è anche scritto il mio nome a terra, Max. Vai. Ecco gli immancabili GS al Pascolo, sono un po' dappertutto qua, apprezzano il fresco, le strade, la tranquillità. Che poi qui sotto in realtà è tutta una pista, non è che dice adesso è bella la strada, no, qua è tutta bella, guarda qua sotto, guardate qui sotto, se non è fantastico qui sotto.
Una volta scesi dal passo, ragazzi, la temperatura è tornata a salire, ci siamo alleggeriti come vedete, non ancora alleggeriti totalmente. Adesso, come vi dicevo, andremo sul Lucomagno, però la temperatura è passata da 11-12 gradi, è passata a 23, quindi fa abbondantemente caldo, le temperature sono più elevate, la strada non è niente di particolarmente intrigante, ma questo lo sapevamo. Adesso aspettano ancora 5 km così, dopodiché giriamo sulla destra e iniziamo a scalare il passo del Lucomagno. Siamo arrivati in località di Sentis. Adesso da qui, come vi dicevo, ci terremo sulla destra e iniziamo a scalare quello che attualmente è alle nostre spalle fisicamente, che è il passo del Lucomagno. Questo è il centro città, anzi ancora no, tra qualche centinaia di metri entriamo proprio nel cuore della città di Sentis, dove i limiti, se non mi ricordo male, scenderanno a 30 km/h, ed eccolo qua, ecco il limite di 30. Altre moto, altri bikers. Adesso qui destra, Lucomagno, eccolo qui in alto, go, destra. Qui il limite è ancora 30. Un po' di coda, ci sarà qualche semaforo qua davanti, neanche a dirlo, tutto ordinato, preciso, pulito. Lucomagno Pass, eccolo qua, strada per il Lucomagno, eccolo lì, quello lì è il passo al Lucomagno. La parte con la neve è coperta perché è un po' più a sinistra, ma noi in quella direzione lì terremo adesso. 20 km e mezzo. Parte della strada che faremo adesso è estremamente scenografica. La temperatura nel frattempo è salita un po', siamo a 24 gradi e mezzo. C'è un piccolo scooterino qui davanti, dei lavori, il semaforo, ci avvisa la segnaletica, vediamo se c'è. Sì, il semaforo c'è ma è giallo, quindi si può andare. Scooterino sta mantenendo la media all'interno dei limiti, quindi anche sorpassarlo è difficile, nel senso che o sforo il limite oppure devo pazientare un attimino. Praticamente lo scooterino sta tenendo dietro tutti, in Italia già avrebbero sorpassato la grande. Un tedesco tra l'altro, quello con la Vespa. Il limite è 50, curaglia, si va a 50 all'ora. Noi facciamoli allontanare, magari li recuperiamo dopo. Guardate che paesaggio, che ordine, che armonia che ha sto paesaggio qua. Adesso vediamo di sopra questo scooterino che però c'è un po' rotto. A vedere le riprese con lo scooterino davanti non è che sia il massimo. Limite 60 è finito, guardate qua. Vedete quando vi dico armonia cosa intendo? Guardate che spettacolo è. La strada, sembrano finte ste robe qua. Davanti a voi ragazzi c'è il passo del Lucomagno, finalmente ci siamo riusciti a togliere da davanti un po' di traffico, siamo messi con il cruise control, quella è la diga, inconfondibile, e la strada che sale dolcemente sempre verso la diga. Assembramenti di pecore, di caprette, assembramenti di caprette ragazzi. Fantastico, questo sta facendo i video come facciamo noi. Non hanno neanche minimamente paura di quello che può essere un veicolo. Eccole qua, altre capre. Tutte con i loro campanacci. Autogestione, autotransumanza. Queste sono quelle un po' più piccoline, questa è un po' più messa male, conciata se vogliamo. Eccole qua. Anche questo è il passo del Lucomagno, anche questa è Svizzera. Queste qua le ultime sono, guardate qui. Sono rimaste un po' indietro e si continua a salire. Questa macchina era davanti a noi sul passo dell'Opera, l'abbiamo superata a scendere, poi abbiamo fatto una sosta e lui ci ha sorpassato. Ci siamo, 3 km al passo. Ecco qui la diga. Eccolo qui, passo del Lucomagno. Ragazzi, siamo tornati un pezzo indietro, praticamente eravamo lì è il passo e qui è dove, qui c'è una diga, qua sopra non si può non fare una foto, qualcosina di carino, insomma. Vediamo che si riesce a combinare.
parcheggio, dai Galli. Mettiti là, va. Ma mettiti pure qua, tanto è uguale. Adesso faremo qualche fotina qua, qualche video, qualcosa di decente. Siamo venuti da lì, siamo arrivati fin su e poi siamo tornati qua. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all time. Dopo ci fermiamo per il cafferino. Sì, Dove vi farete fermare? Codoro, in torrefazione. Torrefazione Chicco d'Oro. A questo punto al posto di fermarci a Bellinzona possiamo fermarci in Italia. Sì, va bene pure. Tanto siamo lì. Però in Italia dove? Perché noi Ma voi da Bellinzona poi fate una strada diversa? noi facciamo tutto il pezzettino fino a Mendrisio, poi ci butta fuori, giusto? Eh? Ma sì. Oh, No, per loro no. loro no. Proviamo a prenderlo a Bellinzona. A meno che escono in Italia dove possiamo andare noi? A Ponte Teresa. Ma allora è scomodo. No, è scomodo anche lì. Non ce n'è di posti dove esci che c'è subito Per l'Italia. fare Lago Maggiore e andare giù, ci mettiamo una settimana. Va. Se no dovremmo fare tutti quanti l'autostrada, quella come entriamo in autostrada. Per bere il caffè devi fare tutta l'autostrada e uscire dove escono loro. Cioè uscire a Como. Cioè per dire a Lomazzo, a Grandate, fino a Mornasco. Parola d'ordine di oggi è gnagni. Gnagnarismo, gnagnarello, Gnagnarone. gnagnetto. Questi sono gli ultimi attimi di fresco, mi sa, Anche secondo me. Anche per me. Io mi sono già Dopo te ne alleggerito. accorgerai. Anche secondo me. Secondo me che scendiamo sotto un po' diventeremo un po' gnagnarelli tutti quanti col caldo. Sì, assolutamente sì. Gnagnarelli assolati. Questo è il contesto che vi aspetta una volta iniziata la discesa verso Acquarossa. Andiamo piano, c'è un po' di gente, magari potrebbe uscire qualche auto. Guardate qui, famiglie a fare picnic, tende da campeggio. In questo momento ci sono 19 gradi, siamo a circa 1700 metri. Ultimi chilometri prima di arrivare in fondo alla vallata. La strada, neanche a dirla, è fantastica. Una volta arrivati in località Olivone, praticamente siamo a circa 900 metri di altezza, il termometro è tornato vertiginosamente a 29 gradi. Ecco, mi manca quasi il fresco di questa mattina. Pensate che questa mattina avevo perlomeno le manopole accese e l'antipioggia su per evitare che passasse aria fresca. Adesso che scendiamo a Biasca, che tra circa 20 km ci sarà un forno praticamente. La strada di contro è molto piacevole, come vedete tanti biker stanno salendo il passo, noi stiamo scendendo, siamo partiti particolarmente presto questa mattina, quindi ci sta che rientriamo prima di loro. 120 km a Milano, adesso penso che alla prossima sosta vi farò salutare da tutti e chiuderemo il video, perché tanto non ha senso adesso farci autostrada svizzera, autostrada italiana, tangenziale di Milano. Cioè, non ha molto senso. Giornata strepitosa. Io oggi, pensate, non sarei dovuto uscire. Mi ero ripromesso questo weekend di non toccare la moto, visto che manca poco per andare in ferie e volevo approfittare per riposarmi, ma a questo punto il prossimo weekend assolutamente starò a casa. Inizieremo a preparare tutto per il viaggio, i bagagli in particolare, inizieremo a stivare la roba dentro le borse, capire come organizzarci, cosa portarci, che borse utilizzare e tutto il resto. A tra poco per i saluti con gli altri. Eccoci, il colpo finale in frontiera, sono le 16, guardate che calvario che c'è. In tutto ciò fa un fresco che non vi dico, sono 37 gradi e mezzo in questo momento. Praticamente siamo delle palle di fuoco. Persino il navigatore si è spento per il caldo. Si è appena spento, come potete vedere. Si sta riavviando. Adesso cerchiamo di sgattaiolare qua, cerchiamo di passare un po' avanti.
Simo, ma come è rosso Simo? Come? Come sei abbronzato? Ma infatti sentivo bruciare qua sulla fronte. In realtà ti sei fermato in piscina qui a... Ma magari adesso ne vado a cercare una in piscina. Caramellato ormai. Vabbè dai. È fresco, eh? 20 Vabbè, gradi dai. di differenza. Come le cipolle. Non ce ne sono. Ormai siamo arrivati a Como? Pino Mornasco. Pino Mornasco, fresco. Sì. Sono circa le 5, forse 7. Manca il mare, basta. 4 e mezza. 4 e mezza e ci sono quanti gradi? 36. 36. 36-37 gradi, si frigge, si muore. Bene, dai. Prendiamo l'idroscalo a fare il Io mi bagno. ricordo il fresco di stamattina, per questo è da Dio. Non c'è problema. Stiamo dicendo con Giorgio stamattina ad accendere le manopole. Il 31 luglio è qua a morire dal caldo, è allucinante sta roba. Vedo che sono anche i giubbotti. Io che anche l'antipioggia, ma l'ho trovato per un bel po' di tempo, non per poco. Io ho visto anche 11 gradi stamattina, 8. Sì, anche. sì, no, ma anche faceva 8, fresco stamattina. Stava da Dio, figlia. gradi. Da Dio, boh. Freddo, a un certo punto avevo anche le mani congelate. Vabbè, comunque un bel giretto, dai. Molto, molto bello. Bellissimo. Molto accattivante. Adesso si torna nell'inferno, Nel limbo. caldo. Andiamo nel limbo. Nel Giorgio. paese dei gnagnerelli. In piscina? Che la fa? Sei in piscina adesso. In piscina. Oh, gliel'hai detto che gliel'hai portato l'Asiago stavolta? Perché sennò chi guarda Ah il video... ragazzi, guardate che gli ho portato l'Asiago, Max che non ha mangiato l'altra volta, Oggi ho assaggiato l'Asiago. L'unico problema dell'Asiago è quando l'ha tolto dallo zaino cercava di correre verso il cassonetto l'Asiago, per cui non era tanto... Fresco. Era un po' stagionato. Era quello Abbiamo di... dovuto, abbiamo del dovuto Nivolè. rincorrere l'Asiago. Vabbè. 4 uomini e un Asiago Un po' che di muffa, scappava. forse. Era un po' verde in alcuni punti, ma fa nulla. Non si capiva dove finiva il il pensiero prato, che conta. dove finiva il prato e dove iniziava l'Asiago. I biscotti sono finiti poi. I biscotti non sono porca, va chi finisce i biscotti. Devo non finire i li dico. Mica biscotti. se porti i biscotti a casa sei morto. Mica, mi ammazzano. No, dai, tienili per l'anno prossimo. Va bene. Il prossimo giro che facciamo uguale a A questo settembre abbiamo li tengo su, abbiamo adesso lo chiudo con lo scotch. il biscotto. Comunque ragazzi, cosa devono fare ragazzi? Chi non l'ha ancora fatto, al togli gli occhiali, che sembri James Bond. James Bond, Giuseppe. Digli- come la barzelletta. Digli qualcosa, dai. Allora ragazzi, iscrivetevi al canale e guardate i video di Max, sono spettacolari Il fresco e è imparate garantito. tante cose. Il fresco è garantito. Anzi, dovremmo fare qualcosa di meccanica. Però a pagamento. Parlare di meccanica. Facciamo gli abbonamenti. Ecco, facciamo Sì, gli ci abbonamenti conviene. e parliamo anche qualcosa di meccanica. Comunque continuate a iscrivervi, iscrivete le nonne, le ragazzi, bisnonne, le sorelle, Saranno tutti. tante sorprese. Bravi, perché più Bravo. siamo e Più sorprese ci e sono. Più sorprese ci saranno nel breve, medio e lungo termine. Bene. Va bene ragazzi, ciao Cinzia, ci manchi. Oggi avresti sofferto, eh? Oggi sì. Oggi avresti imprecato più volte. Ma no, siamo caramellati, un po' Sì. brasati. Ma Adesso Contenti, siamo è venuto abbronzati. Simone. Esatto. Volare. Abbiamo Bravo. recuperato Simone. Iscrivetevi qua Prossimo. in basso a destra, giusto? In basso a Oh, destra, di qua, esatto. di qua, In basso a ok, destra, in basso a destra. destra. Adesso anche Iscrivetevi. Giorgio con quegli occhiali lì vi vede. Giorgio vi vede, Adesso come mi se no? vedo anch'io. Vi vede. Adesso li rimetto. Ok. Ecco. Così mi addormento perché Diglielo, tu non sei dormavamo iscritto. tutti e quattro in Tu non moto. sei iscritto, diglielo questo, tu non sei iscritto. Tu non sei iscritto, ti vedo adesso, vedi, perché questi qui sono gli occhiali quelli di una volta che c'era solo Intrepido, che vedevi le donne nude. Super gnagno. Ne ho comprati 40 paia ma non funzionavano. Hai preso quelli che non erano stampati. Super gnagno con gli occhiali. No, perché li compravi anche te, lo so. Io con le scimmie nel mare, te le ricordi? Sì. Va bene. Solo Intrepido li compravo. Altri ragazzi Vabbè, dai intrepidi. ragazzi. Va bene ragazzi, chiudiamo qui sotto questo Buone ferie a fresco. tutti e Buone ferie, sì, buone ferie. Ciao a tutti. Al prossimo. Ok. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.